Siamo a Porto Cesareo, fa freddissimo, tra un po' arriverà anche la pioggia, ma ci siamo parcheggiati in un bel parcheggio strisce blu. Costa abbastanza, ci sono 5 posti camper, la colonnina dove dovevamo mettere i soldi utilizzando il bancomat non funziona, volendo si potrebbe pagare con l'app, ma vediamo insomma come muoverci più tardi. Nel frattempo siamo arrivati a piedi nel centro del paese. Nel frattempo guardate qui che mare! È fine settimana, oggi è sabato e quindi i locali sono tutti aperti. C'è la pillola della felicità. Ecco. Ma noi ce l'abbiamo già. Sono io la tua pillola della felicità. Proseguiamo per questa via e andiamo a scoprire il paese. E appunto, come volevasi dimostrare, è iniziato pure a piovere. Anzi, sta arrivando giù un temporale fortissimo. Mamma mia. In un intervallo di tempo senza pioggia ci spostiamo brevemente e raggiungiamo Punta Prosciutto, dove ammiriamo la splendida spiaggia. Benvenuti a Ostuni, la città bianca, la più bianca della Puglia. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio qua vicino al centro, stiamo pagando la sosta con Easy Park. C'è la differenza tra sosta auto e sosta camper, si può fare carico e scarico, però come avete visto lascia un po' a desiderare. Per visitare Ostuni basta un giorno, si passeggia tra gli intricati vicoli dove è facile perdersi, si scoprono così caratteristici e suggestivi angolini. Secondo me non è giusto di qui.
Ostuni è definita la città bianca per via delle pareti delle case trattate con la calce che riflette la luce e la fa brillare intensamente. E a cosa Giusto? serviva questa calce? Allora, un po' lo facevano perché era facile reperirla e quindi era facile poi imbiancare tutte le case, e poi la calce sembra fosse un disinfettante contro la peste. E dopo la visita di Ostuni decidiamo di passare la notte in riva al mare. Notte passata meravigliosamente bene in questa specie di parcheggio. Siamo proprio sul mare, quindi abbiamo parcheggiato qua. Qui c'è una spiaggia, è tutto super pulito, non ci sono rifiuti e siamo proprio sulla scogliera. I mici stanno facendo la loro passeggiata mattutina. Mao, ciao! Se ti chiamo vieni, bello che sei. Saluta tutti. Ciao, saluta. Saluta, amore. Non vuoi salutare? Siamo un po' inversi la mattina, E invece Melina. Ehi, Meli? Ecco, qua magari un po' di rifiuti ci sono, ma pochissimi. Dai, dove vai? Dove vai? Basta, scappa, si annoda. Vuoi salire? Va, sei tutta annodata, Melina. Adesso vi faccio vedere il parcheggio. Comunque abbiamo fatto una notte veramente super silenziosa. Ci spostiamo poi a Cisternino e parcheggiamo il camper vicino al centro storico. Siamo a Cisternino, uno dei borghi più belli d'Italia. Come potete vedere abbiamo le facciate delle case, dei palazzi, tutti imbiancati con la calce e qui d'estate è un riverbero unico. Questo posto è anche conosciuto perché è la patria della bombetta ed è pieno di macellerie che sono macellerie e braccerie nello stesso tempo, cioè tu ti scegli la tua carne e te la cucinano lì e la consumi lì al momento. E infatti non potevamo mancare questo appuntamento. C'è un micetto. Senti. Ma non so se è un micio o un uccello. No. Boh.
È lì! Guarda! Che piccolo! Guarda che piccolo! Ma che piccolo! Come corre! C'ha paura, è entrato in un buco. È qui. C'ha paura. Valentina è riuscita ad andare a trovare una macelleria aperta che ci sta regalando degli scarti, così gli diamo da mangiare a questo piccolino, ma è piccolissimo, è proprio un cucciolo, quindi è lì che miagola, c'ha fame sicuro. Un po' di carne cotta. Ha preso il boccone e se l'è portato nel buco. Vado a mettere la telecamera più vicina. Sì, fatto solo questo pezzettino, ma questo. Abbiamo compiuto la missione, è uscito il gattino, si è mangiato tutta la carne che gli abbiamo dato a pezzettini. Stiamo sentendo dei tuoni e siccome abbiamo gli oblò aperti per far respirare meglio i gatti, se inizia a piovere, adesso dobbiamo correre al camper. Guarda che nero! Là sta venendo giù di Braut. Qui piove, nuvoloni, pioggia che sta venendo verso di noi e qui sotto dietro questo palazzo c'è il camper. E lasciamo questo meraviglioso parcheggio a Cisternino. Ora prendiamo la strada per Martina Franca. Incrociamo le dita perché sta venendo giù il mondo. C'è un fronte temporalesco. Un fronte temporalesco. Come... no, speriamo che Martina Franca che ci sia ancora bel tempo. E la pioggia ce la prendiamo tutta durante il trasferimento a Martina Franca, ma prima di visitare la città ci fermiamo a fare il pieno di acqua. Allora, con la bocca piena di taralli col peperone crusco, abbiamo trovato questa fontanella. Acquedotto pugliese, quindi potabile, attrezzatura, filtro, non si sa mai. certamente. Però vedo che qua ci sono delle tracce di bottiglie di plastica, quindi vengono qua a riempire le bottiglie. E beh, dell'acquedotto, quindi è potabile. Quanto ci metteremo? Ma non importa, dai, meglio, la riempiamo piano, abbiamo fretta, no?
pressione zero praticamente, però c'è più pressione dell'ultima volta che abbiamo fatto A Rodi Garganico? a Rodi Garganico l'acqua, quindi si infila. Oh, bello questo coso con la fuoriuscita di aria, praticamente si infila e si lascia lì, basta. Bellissimo. Mamma mia. Ne sai una più del diavolo, Andrea. Il diavolo! Questo lo mettiamo qui. Cioè, io vado ad aprirti intanto. Aspetta. Solo giusto. Vai. Arriva? Ok. Con calma. È al massimo, eh. Più di così non si può. Vabbè, vado a prendermi un altro tarallo a peperone crusco. E finalmente raggiungiamo il parcheggio di Martina Franca. Comunque abbiamo parcheggiato nel parcheggio Strisce Blu, molto vicini appunto al centro, e siccome le colonnine per pagare la sosta accettano le monetine o il bancomat, e spesso e volentieri il bancomat non funziona, cioè non lo prende proprio, stiamo ultimamente utilizzando un'applicazione che si chiama Easy Park, con la quale si può pagare la sosta tramite PayPal o carta di credito, e tra l'altro si può pagare al minuto, quindi se si eccedono i minuti di sosta da remoto si possono aumentare, ma se invece si avanzano, si arriva al parcheggio, si finisce la sosta e si paga solo la differenza. Per essere sicuri che il parcheggio è nel posto giusto e quindi la sosta, il totem da pagare è quello corretto, sul totem appunto c'è un numero col quale si può fare una verifica anche sull'app. Se è lo stesso numero vuol dire che è il parcheggio giusto da pagare, ma viene usata molto in tutta Europa, quindi io consiglio di installarla e utilizzarla un po' per tutte le soste che si fanno. Tra l'altro si può stampare un'etichetta, un tagliandino da mettere, da applicare sul parabrezza, che serve per indicare al vigile o all'ausiliario della sosta che stai pagando con Easy Park. Adesso noi non abbiamo la stampante, quindi abbiamo scritto solo un bigliettino, però comunque è bene stamparlo, è un tagliandino che si mette nella tasca dell'assicurazione. Adesso andiamo su al centro storico a visitare questo paese, che non è nella lista dei borghi più belli d'Italia, ma ha un'architettura barocca, che è quella che piace a me. Sono un po' barocco dentro. Martina Franca conta più di 46.000 abitanti. Ci troviamo nella provincia di Taranto, nell'altopiano delle Murge. Nonostante non faccia parte dei borghi più belli d'Italia, ha tutte le carte in regola per diventarlo, magari in futuro. L'origine del nome Martina deriva dalla devozione degli abitanti a San Martino Tours, che, secondo la leggenda, durante un giorno freddo e piovoso donò parte del suo mantello ad un mendicante ed improvvisamente il cielo si schiarì e il sole iniziò a scaldare come in estate, mentre Franca fu aggiunto più tardi, quando la città fu eletta comune da Filippo I d'Angiò. E dall'alto di questa splendida città vi diamo appuntamento a domenica prossima. Vi aspettiamo nei commenti, e se volete altri spunti di viaggio e aiutarci a crescere potete farlo iscrivendovi al canale. Ciao!